Ciao a tutti ragazzi! Allora, oggi parliamo del futuro del cinema, anche perché sono appena uscite delle notizie riguardanti come cambierà il nostro modo di entrare in sala. Tutto quello che dirò in questo video potrebbe essere applicato anche all'estero, ma ogni stato sta gestendo la situazione in modo molto diverso. Ci sono stati che sono arrivati a completamente zero contagi, mentre altri in cui la richiesta di indossare la mascherina viene protestata come una violazione dei diritti ed un'offesa al proprio corpo. Quindi per ora ci concentriamo su come si evolverà la situazione qui in Italia. Anche perché per il nostro sfondo culturale, il nostro modo di vivere, per come siamo fatti, per il modo in cui gestiamo e ci gustiamo le cose, in questo momento in Italia stiamo vivendo in maniera diversa l'idea del futuro. Intendo che ci sono dei paesi, facendo ironia e di tutta l'erba un fascio, in cui ad esempio se vai via da una festa e devi salutare tutti, fai un generico saluto a distanza e chi t'ha visto t'ha visto. In Italia, se non saluti con 3 baci sulla guancia pure tuo prozio di terzo grado, vieni immediatamente etichettato come la pecora nera della famiglia. Questo non significa che un paese sia migliore dell'altro, significa semplicemente che la nostra sfera personale include di più le altre persone. Ci piace condividere le esperienze con le altre persone, siamo passionali, mangiamo assieme, ci baciamo, ci tocchiamo, ci piace condividere i momenti di gioia. Se, sempre con stereotipi, si dice a quello che salutava le persone alle feste che deve stare a 1 metro di distanza dalle altre persone, magari ti dice guarda, già stavo 2,5 metri prima. Noi fino a 2 mesi fa, ogni domenica mattina, avevamo la colonna di ottantenni tutti in fila a fare la comunione con la mano del prete in bocca, tutti uno dopo l'altro. Per le nostre piccole abitudini, quando a noi italiani viene detto che si potrà ritornare alla normalità, ma con delle certezze, ci viene il dolore esistenziale. Siamo abituati a goderci i piccoli lussi che il nostro paese ci permette, la pizzata in compagnia, le feste in riva al mare, il Ferragosto, stare tutti in famiglia, abbracciare i nostri parenti, e quindi l'idea di avere delle limitazioni ci rende tristi, vediamo il mondo in un modo un po' più buio. È come se fare la stessa cosa ma in modo diverso fosse peggio di non farla proprio. Fortunatamente ora stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel e tra non moltissimo tempo dovremmo ritornare alla normalità, seppur saranno cambiate delle cose. Ad ogni modo, siccome qui siamo tutti amanti del cinema, il dilemma che ci assale è quello di come faremo a tornare al cinema, dato che le sale sono i posti peggiori da visitare in questo momento. Partiamo dal presupposto che io non sia assolutamente d'accordo con tutta la fazione che ora sostiene che questa sia la fine del cinema, che con l'utilizzo quotidiano delle piattaforme streaming non serva più andare al cinema, anche per il pubblico maleducato in sala, i prezzi troppo alti. In fondo alcuni dicono perché dovrei pagare 10 euro per un solo film a 30 minuti da casa mia, magari in inverno con meno 10 gradi fuori, quando con ancora di meno posso avere un mese di film e serie praticamente illimitati dal divano. Sicuramente le piattaforme come Netflix, Prime Video hanno preso una fetta di pubblico e con l'evoluzione delle tecnologie in futuro verranno utilizzate sempre di più, anche con sempre più serie che accontentano i più giovani che le hanno prese quasi come un sostituto dei vecchi romanzi adolescenziali. Ma il cinema in sé non scomparirà a breve. L'esperienza di vedere certi film al cinema non verrà sostituita a breve dal piccolo schermo. Però i cinema dovranno cambiare, dovranno adattarsi. Per prima cosa, oltre alla concorrenza con le piattaforme online, i cinema dovranno cambiare proprio in maniera fisica, ma a questo ci arriviamo tra qualche minuto, perché in realtà non si sa quando riapriranno le sale in Italia. Dipende da tutto dall'andamento della situazione. La previsione generale è per la fine dell'anno, inverno, dicembre, anche per questo le uscite dei film sono tutte state slittate verso quel periodo. Poi anche con il Natale di mezzo. Poi comunque dipende anche quanto le persone si sentiranno a loro agio ad andare al cinema, perché secondo me questa situazione ha messo un po' di ansia a tutti verso le situazioni a contatto con tante altre persone, gli assembramenti, quindi bisogna vedere come andrà quella situazione. Ma arriviamoci con calma. Partirei col parlare delle soluzioni più immediate, quelle che potremo vedere già quest'estate con i cinema all'aperto. Allora, per il cinema all'aperto le soluzioni sono 2. La prima è quella del classico drive-in.
inteso che ognuno arriva con la propria macchina e parcheggia in un grande campo, piazzale davanti allo schermo e la macchina sostituisce la poltrona del cinema. Il drive-in però è molto problematico, è bellissimo, dà subito un tocco vintage, però è più interessante e particolare l'esperienza della visione del film in sé. Non è assolutamente la scelta ideale per gli amanti del cinema, perché quando stai guardando un filmone mozzafiato e la multipla del 2004 davanti a te ti spara i fari addossi e magari anche lo stereo e la cuppietta accanto sta fumando o sta facendo altro, non riesci a seguire il film e di sicuro non ripagherai fior di quattrini per ripetere l'esperienza. Poi a livello di organizzazione è un incubo, perché nel nostro paese fatto di viuzze in cui a malapena ci passano 2 motorini alla volta, bisognerebbe trovare dei piazzali molto grandi, lontani da fonti di illuminazione, zone molto abitate, oppure dei campi in cui legalmente potrebbero starci tantissime macchine e quindi vai di permessi, di sindaci, di contadini arrabbiati e il vicino che si lamenta del rumore, parcheggiatori, i ritardatari. E comunque, se anche tutto andasse a buon fine, secondo me sarebbe un'esperienza che verrebbe proposta solo a Milano, Roma, Torino, forse Napoli e Venezia, e il resto dell'Italia sta a guardarsi Don Matteo su Rai Play. Invece la soluzione ottimale, e quella che sta già venendo portata avanti da certi gruppi come Movement, l'agenzia che si vede spesso pubblicizzata negli spot al cinema, è quella proprio del classico cinema all'aperto, quello insomma con le sedie da giardino di plastica. Questa è la soluzione che già sembrerebbe essere abbastanza ufficiale. Ci sono già molte città che si stanno organizzando nel scegliere quali luoghi pubblici destinare appunto alle proiezioni dei film, ed è indubbiamente la scelta più semplice ed efficace. A livello di distanziamento sociale, le poltrone possono essere organizzate come meglio si preferisce e possono essere facilmente lavate, oppure nei parchi e nei luoghi pubblici la gente si può portare anche la propria attrezzatura, il materassino, asciugamano, la sedietta da campeggio. Qui quello risolve già un problema. Io sono stata a cinema all'aperto in luoghi diversissimi, da location suggestive come corti all'interno di un castello a radure recuperate dietro al mio liceo. Pensate che l'anno scorso negli Stati Uniti c'è stata una campagna pubblicitaria per cui venivano proiettati i film nelle città in cui era ambientata la trama. E sono arrivati addirittura a organizzare un cinema all'aperto con il telone appeso da un ponte a Brooklyn. Non voglio immaginare come fosse la qualità dell'audio, ma questo per farvi capire come può essere veramente organizzato ovunque. Perché se pensate a qualsiasi paesino sperduto in Italia, a differenza dello spazio necessario per un drive-in con le auto, ci sarà sempre un parco, una villa pubblica, il cortile di una chiesa. E qui sento arrivare in lontananza il commento che dice: ma dipende sempre dal tempo, e se piove? Questo discorso secondo me non regge, nel senso che allora non si farebbe nulla all'esterno, non si farebbero più le sagre, non si farebbero più i mercati per strada, non potreste neanche sedervi per 2 ore fuori al ristorante. Si arriva addirittura a comprare biglietti di concerti da 100 euro, farsi Reggio Calabria a Milano, magari prendersi anche l'albergo e poi dopo 30 minuti dall'inizio del concerto inizia una grandinata con i chicchi di ghiaccio grandi come palline da golf e tutto va in fumo. Vuoi mettere che 15 minuti prima dell'inizio di un film all'aperto non si preveda più o meno il meteo? E i soldi sono soldi, però nella peggiore delle ipotesi ci si rimette 5 euro e non centinaia come l'esempio del concerto. Questa comunque è la soluzione che dovrebbe entrare in funzione più o meno a breve, anche se in realtà non ci sono tantissimi film nuovi da vedere. Però potrebbe diventare un'idea interessante anche per il futuro, come attività culturale per l'estate in futuro, e anche per coloro che non se la sentono ancora di andare a rinchiudersi in un cinema. Ma appunto, prima o poi la nostra calda estate italiana finirà, arriverà in inverno o comunque le cose si sistemeranno e ritornerà l'idea di entrare in sala. E lì come faremo? Alcuni, come dicevo prima, hanno già bocciato l'idea di ritornare al cinema. Sostengono che bisognerebbe approfittare di questo momento per passare alla fase in cui guardiamo tutto completamente online. Dunque, io non sono una persona particolarmente estremista a livello cinematografico. Cito il mio amato regista Chris Nolan, che invece addirittura nei trailer dei suoi film su YouTube mette la scritta
dicendo che quel trailer bisognerebbe vederlo al cinema. Pure il trailer dovrebbe essere visto al cinema per l'esperienza migliore, secondo lui. Ecco, io non sono a quei livelli di estremismo, però secondo me certi film sono belli da vedere al cinema. Ci sono ancora dei problemi da risolvere in generale, come le persone maleducate in sala, i prezzi ancora un po' altini, ma ci si sta lavorando. Non preoccupatevi, i cinema non chiuderanno completamente, così come non smetteranno di viaggiare i treni, così come riapriranno le scuole che hanno 20 bambini in un'unica stanza per 7 ore di fila. Di certo, quando prendiamo un aereo per 10 ore non possiamo aprire il finestrino per far girare l'aria perché uno ha starnutito. Tutti questi luoghi sono molto simili e semplicemente cambieranno. La prima cosa che faranno sicuramente i cinema sarà non far sedere vicine le persone. I cinema cercano sempre di vendere i posti uno accanto all'altro, perché così, se eventualmente la sala si dovesse riempire, non rimangono buchi singoli vuoti che poi sono difficili da vendere. Quindi si finiva a vedere un film horror alle 3 di pomeriggio di un martedì e a quei 4 gatti di spettatori erano stati assegnati tutti i posti uno accanto all'altro. Questo secondo me non succederà più, anzi i cinema troveranno modi fisici di non far sedere le persone una accanto all'altra, molto probabilmente togliendo delle file o colonne di sedie in modo che la gente almeno si sieda a scacchiera. Altri hanno proposto l'idea del plexiglass, che sta un po' venendo introdotto ovunque, ai lati delle persone, con l'idea che tanto non si guarda ai lati durante il film. E qui uno magari dice sì, ma è bello andare al cinema in compagnia, torna il concetto dell'amico che salutava a distanza alle feste. Lì non so come funzionerà, nel senso che ci sono dei cinema, ad esempio in Asia, che hanno introdotto delle sedie per coppie, delle sedie unite, ma secondo me i cinema non investiranno in questa cosa al momento, anche perché lo scopo iniziale delle sale non era quello di riunire le persone come attività di gruppo. So che suona brutto, ma quando riapriremo i cinema di sicuro non investiranno in modi in cui la gente possa unirsi, anche perché se poi un cinema diventa un luogo di contagio o un piccolo focolaio, è la fine, nessuno lo sceglierà più, tutti andranno da un'altra parte. Per vedere il bicchiere mezzo pieno si può prendere questa esperienza come modo di sperimentare il cinema da soli. Io vado spesso al cinema in compagnia, ma ci vado anche molto spesso da sola. E ci sono i pro, nel senso che è più facile organizzarsi, l'ora a cui vuoi andare, che film vuoi scegliere, passo io, passi tu, i miei popcorn e ti distrai. Sì, ci sono dei momenti brutti quando magari ti emozioni, vedi una scena divertente, particolare e pensi cavolo, quanto avrei voluto che ci fosse Tizio a vedere questa scena con me. Però in questo contesto in cui effettivamente non si può fare in modo diverso, si può cogliere questa opportunità come modo di provare qualcosa di diverso. Una soluzione aggiuntiva, che però dipende sempre da quanto i cinema vogliono investire, è aumentare il numero delle proiezioni, in modo che non ci sia la calca di gente alle 9 di sera, ma che il pubblico si spalmi durante la giornata. Già vi ho sempre consigliato di andare presto se potete, uno perché il biglietto costa di meno, e due, se non si tratta di un film per bambini, grandi utenti pomeridiani, ci sarà pochissima gente in sala. Di recente tanti multisala stavano anche aggiungendo l'opzione di vedere i film alla mattina. L'ultimo Star Wars io l'ho visto di mattina. Se uno ha la mattina libera, effettivamente si vede un film con meno della metà della gente in sala. Poi altri cambiamenti che probabilmente avverranno quando riapriremo saranno magari l'obbligo delle mascherine e anche la misurazione della temperatura, che dura pochissimi secondi, viene già utilizzato in alcuni supermercati e dovrebbe anche essere utilizzato per le messe quando ricominceranno. Sono quei piccoli accorgimenti che poi mantengono l'esperienza quasi uguale. Poi comunque stiamo vivendo in un'epoca in cui la tecnologia cambia veramente a vista d'occhio. Pensate alla differenza tra 20 anni fa e quello che facciamo al giorno d'oggi, figuriamoci cosa nascerà nei prossimi 5 o 10 anni. Ogni momento brutto purtroppo porta a un cambiamento, ma a cui poi ci si abitua. Questo in generale non significa che usciremo col lanciafiamme ogni volta che uno starnutisce, però magari il numero di persone a cui daremo la mano, il numero di estranei che baciamo diminuirà, avremo più accortezza nei luoghi pubblici, nei bagni pubblici, magari ci faremo un mezzo pensiero prima di accalcarci tutti di nuovo nei centri commerciali. Ma comunque arriviamo al dunque, che sembro Conte che sta facendo una diretta da Palazzo Chigi. Scordatevi di vedere Tenet di Christopher Nolan quest'estate, forse se lui insiste ancora un po' qualche cinema negli States lo trasmetterà e lui può candidarsi agli Oscar.
però in generale prima o poi tornerà alla normalità, un po' modificata. E siccome anche per un po' non potremo fare le vacanze oltre confine, ci sarà un sacco di tempo da trascorrere in Italia e l'esperienza di vedersi un film alla sera all'aperto è bella, veramente, e potrebbe essere un'idea interessante. Adesso vorrei sentire la vostra opinione su tutto questo argomento, quindi lasciate un commento qui sotto. Se volete vedere altri video sul cinema, sul mio canale ne trovate tanti sia in inglese sia in italiano, ma sempre sottotitolati. Spero vi sia piaciuto questo video, se così fosse ricordatevi di iscrivervi e ci vediamo presto. Ciao!